Vediamo adesso come cambia l'alimentazione dell'uomo dopo che ha commesso il peccato originale. Alla donna è riservato un destino di dolore durante il travaglio, all'uomo è riservato un destino di fatica per procurarsi quel poco di sostentamento che gli è necessario per vivere. Nel paradiso terrestre, in effetti, la scimmia antropomorfa, cioè i nostri progenitori, vivevano beatamente, incoscienti sia del loro destino mortale e soprattutto senza fare alcuno sforzo. Bastava che saltassero allegramente da un albero all'altro per nutrirsi di frutti, di bacche, di tutto ciò che per la loro alimentazione era più gradito. Quando hanno commesso il peccato originale, le parole di Dio sono davvero terribili, le leggo direttamente. Il suolo è maledetto per causa tua, con dolore ne mangerai il prodotto tutti i giorni della tua vita e ti produrrà spine e triboli e devi mangiare la vegetazione del campo. Con il sudore della tua faccia mangerai pane, eccetera, eccetera. Il riferimento al pane è particolarmente significativo perché il primo prodotto dell'agricoltura è proprio il pane. Il pane non è un prodotto completo. Paradossalmente l'alimentazione dei primi agricoltori non è così completa come quella dei cacciatori raccoglitori, ma questo lo vedremo in seguito. Per produrre quel poco di pane che è indispensabile per l'alimentazione, l'uomo deve sudare, provare spine e triboli. E soprattutto questo riferimento al pane è proprio il passaggio da cacciatore, raccoglitore a pastore, in particolare agricoltore. La prima agricoltura dell'uomo è fatta di esperimenti, è molto difficile. Prima di riuscire a ottenere delle produzioni effettive era molto difficile riuscire a ottenere un raccolto sufficiente. Un altro passaggio lo avremo successivamente, sempre molto, anche qui la Bibbia è molto precisa, è un vero libro storico. Quando Noè esce dall'arca, il Dio gli dice, leggo testualmente, il Dio dà all'uomo ogni animale che si muove ed è in vita, indicando con questo il passaggio dalla alimentazione esclusivamente vegetariana ad una alimentazione onnivora, comprensiva cioè di carne. Ma anche in questo caso c'è una precisazione molto proprio storica, cioè come nel passato ti diedi la verde vegetazione che è nel campo, quindi fa proprio, la Genesi ripete storicamente il passaggio dall'alimentazione vegetariana a quella comprensiva di carne e quindi onnivora. Ancora una volta è confermata la tesi di Keller della Bibbia come libro storico che noi umilmente stiamo cercando di interpretare anche per ciò che riguarda il paradiso terrestre. Un'altra cosa molto interessante a livello proprio genetico è quello del fatto che Adamo dà ad Eva, dà alla moglie il nome di Eva perché è la madre di tutti gli esseri viventi. Ora, recentemente è stato dimostrato che nelle cellule della donna vi è un organello, il mitocondrio, che è uguale in tutte le donne di tutte le etnie presenti al mondo. Quindi è dimostrato che tutte le donne attualmente viventi di qualsiasi razza originano da un'unica progenitrice, la cosiddetta Eva mitocondriale. Rimane purtroppo insoluto da parte nostra il mistero veramente profondo dell'albero della vita. Nel paradiso terrestre, oltre l'albero della conoscenza
del bene e del male, vi è l'albero della vita. E Dio, quando caccia Adamo ed Eva, si preoccupa perché loro, a timore che possono mangiare anche del frutto dell'albero della vita e vivere in maniera indefinita. Per impedire ciò, mette dei cherubini a guardia della via che porta all'albero della vita e una spada fiammeggiante e roteante per togliere ad Adamo ed Eva qualsiasi idea di ritornare a mangiare anche di quel frutto. Che cosa significa l'albero della vita? Non siamo riusciti a spiegarlo, semplicemente perché non abbiamo avuto né il tempo né i mezzi. Speriamo senza una presunzione, abbiamo pensato però che la mancata spiegazione di questo aspetto così profondo e misterioso della Genesi non inficia l'interpretazione da noi data della cacciata del paradiso terrestre e della cacciata di Adamo ed Eva come metafora dell'evoluzione dell'uomo da scimmia antropomorfa ad Homo sapiens.